Avete presente tutti coloro che dicono che i crossover sono macchine per fighetti, studiati più per la città che per andare veramente in off-road? Beh, c'è da dire che queste persone secondo me si sbagliano di grosso. Soprattutto perché qui dietro abbiamo la Citroën C4 Aircross. Si tratta di un crossover che posiziona Citroën nel cuore del segmento C, dato che è lunga 4 metri e 23 centimetri. È una vettura basata sul pianale della Mitsubishi ASX, con cui condivide anche alcuni particolari estetici della carrozzeria. Ma a proposito delle linee, andiamo ad analizzarle nel dettaglio. Prima di tutto l'anteriore presenta il classico family feeling di Citroën, con la griglia cromata che incastona al suo interno il double chevron. Sotto abbiamo una parte bassa rivestita in plastica, al cui interno sono incastonati i fari fendinebbia, oltre a delle luci a sviluppo verticale a LED e fari anche in questo caso full LED. Griglietta da reazione anteriore sempre in plastica, che dà quel sinonimo di solidità e anche di robustezza nel complesso alla vettura. Lateralmente vediamo questi bei cerchi da 18 pollici, chiaramente con anche in questo caso il double chevron all'interno, mentre procedendo lateralmente vediamo una minigonna cromata, oltre agli specchietti al cui interno è incastonata la luce di direzione, la freccia. Procedendo verso la parte posteriore della vettura possiamo trovare il classico badge Aircross, che ci indica appunto sulla tipologia di vettura sulla quale siamo concentrati in questo momento, mentre posteriormente vediamo i classici fari che anche qui ci danno il consueto family feeling di Citroën, con uno sviluppo sia orizzontale che verticale nella parte laterale. Posteriormente abbiamo anche qui la bella cromatura che dà quella linea piacevole alla vista. Mentre aprendo il vano di carico abbiamo una bella sorpresa, perché abbiamo 442 litri disponibili, oltre a un pozzetto all'interno del quale però è situata la ruota di scorta, non il ruotino in questo caso. Abbiamo il classico triangolo di segnalazione, mentre a destra abbiamo un bel pozzetto, mentre lo schienale è abbattibile nella configurazione 40-60, ad eccezione fatta per uno scomparto abbattibile all'interno del quale sono posizionabili classicamente gli sci. Ma come si sta all'interno della Citroën C4 Aircross? Beh, devo dire che io sinceramente sto bene, sono alto circa 1,90 m e sono comodo. La parte lombare è ben sostenuta grazie a, come vediamo in questo caso, sedili in tessuto e in pelle. Noi siamo al volante della versione Exclusive, quindi il top di gamma, e devo dire che complessivamente la plancia mi sembra anche ben rifinita. Qui abbiamo il contagiri e il tachimetro analogico incastonati in due cannocchiali, mentre il volante chiaramente, come tutte le vetture di ultima generazione, è multifunzione, con nella parte bassa la gestione dei comandi del nostro telefono, mentre nella razza laterale delle 9 abbiamo la gestione dell'audio, del volume e della radio, mentre a sviluppo verticale qui abbiamo il classico display all'interno del quale sono posizionati i classici comandi dell'infotainment made in Citroën. Nella parte centrale del tunnel abbiamo la possibilità di selezionare la temperatura piuttosto che l'intensità della ventilazione, e anche delle parti in cui vogliamo far arrivare l'aria. Non vi ho detto che questa vettura è disponibile solamente in un'unica versione, il 1600 da 114 cavalli, la rotellina attraverso la quale è possibile scegliere se avvalerci, o meglio, di due ruote motrici, di usare il 4-wheel drive, oppure di bloccare il differenziale. Abbiamo altri due scomparti all'interno dei quali sono posizionabili le bottiglie d'acqua, piuttosto che in questo caso chieli da sole, una radiolina, mentre nel tunnel centrale sono presenti l'allacciamento, la presa USB, la doppia presa aux e infine la possibilità di caricare la batteria o meglio una presa di corrente da 12 volt. Andiamo a vedere adesso come si sta sui sedili posteriori con il sedile impostato sulla mia altezza. Sinceramente non si sta male, perché è vero che io ho posizionato il sedile sulla mia altezza, ma l'ho posizionato in maniera molto comoda, nel senso che non si offenderebbe nessuno se potessi, o meglio se andassi avanti anche di una tacca. Io in questo caso sto toccando con le ginocchia il sedile posteriore, ma devo dire che essendo morbidi i rivestimenti non mi dà troppo fastidio. Vorrei provarla su un lungo viaggio, un lungo tragitto, per darvi dei feedback più veritieri, ma siamo sicuri che il nostro buon Luca Bordoni saprà fare meglio. Andiamo nella parte bassa del pianale, tunnel di trasmissione chiaramente, perché la vettura è un 4x4, quindi direi che si tratta di un'auto posteriormente più adatta a 4 persone che non 5, soprattutto se della mia stazza. Ma adesso vediamo come si comporta in fuoristrada, giusto per smentire tutti
tutti coloro che pensano che i crossover e i SUV siano macchine da fighetti. Seguiteci. In questi primi metri la C4 Aircross ci piace per la silenziosità che sta dimostrando il propulsore 1600 da 114 cavalli. È una macchina con uno sterzo morbido, ma allo stesso tempo veritiero e deciso, non di quei classici sterzi che invece sono troppo morbidi e non lasciano indicazioni serie di quello che possiamo avere sotto i nostri piedi. Abbiamo un feedback molto valido di quello che abbiamo tra le mani, ma tra poco, cari amici di Automoto.it, abbandoneremo l'asfalto e la ghiaia per dedicarci all'oggetto della nostra prova, ovvero lo sterrato. Si tratta di un percorso in off-road abbastanza particolare. Vediamo fin da subito qui davanti a noi che si staglia un percorso ad inclinazione laterale di oltre 45 gradi. Vedete come siamo inclinati? Quello per terra è l'asfalto. Sinceramente è un'inclinazione che, vista da fuori, lascia anche una certa soggezione, però siamo andati via lisci e tranquilli senza veramente alcun tipo di problema. La macchina ha risposto bene nonostante le sospensioni siano state tarate abbastanza sul duro. È una vettura che sta facendo il suo anche in off-road, ma adesso vediamo qui davanti su questo scalino, vediamo se riusciamo a non far toccare il fondo vettura. Pian pianino, inclinazione, boom! Trazione 4x4, ci toglie di impicci. Ci stiamo avvicinando adesso in un punto che, quando ho visto sulla mappa, un po' di preoccupazione sinceramente me l'ha data. È vero che si tratta di un crossover, quindi di una macchina rialzata rispetto alle vetture standard, però sinceramente affrontare una palude non è tra le cose che faccio abitualmente, soprattutto al volante. Non sono mica Indiana Jones. Anche in seconda, tranquillamente, non abbiamo davvero, ma davvero avuto problemi di alcun tipo. Qui davanti abbiamo un'altra salita, ma come avrete già capito riusciremo a superare molto agilmente anche questa. Ovviamente non alle ridotte, non si tratta di un fuoristrada, però il suo, anche in questo caso, siamo riusciti a farlo molto bene. Nell'attesa che si arrivi al prossimo ostacolo, passo a parlarvi dei prezzi. La C4 Aircross viene venduta ad un prezzo di partenza di 23.450 euro. C'è una sola motorizzazione disponibile, il 1600 da 114 cavalli, lo sappiamo. È un prezzo che comunque lievita fino oltre i 30.000 euro per chi volesse gustarsi la versione exclusive, quella al volante della quale siamo qui noi oggi. È una vettura, come abbiamo già visto, che si posiziona nel cuore delle crossover di segmento C. Sinceramente, se posso trovarle un minimo difetto, sta nel non proprio eccelso contenimento della zona lombare. Non sono un peso piuma, sinceramente, e quindi ballo un po' all'interno del sedile. Andiamo a vedere come si comporta la vettura sull'ultimo ostacolo di giornata. Vedete questa salita? Punto d'attacco superato, la macchina sale senza problemi, il fondo era anche bagnato, stiamo già discendendo. Ci sono stati dei problemi? Non mi sembra, sinceramente. Direi che per quanto riguarda questo veloce percorso in off-road, la C4 Aircross è promossa veramente a pieni voti. Bene, direi che la nostra prima presa di contatto al volante della Citroen C4 Aircross per oggi può dirsi conclusa. Voi, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate sotto questo video di YouTube, nel canale di Facebook e soprattutto sul sito internet Automoto.it. Noi ci vediamo alla prossima auto. Ciao a tutti!